Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale Champions League, ovviamente le ultime da Manchester per quanto riguarda la probabile formazione del Napoli domani sera, le partite della giornata di ieri perché ci sono stati alcuni match che ci interessano assolutamente da vicino con risultati che non mi aspettavo e le parole di Guardiola, anche Donnarumma, si buttano le mani avanti, ma la pretattica la conosciamo già. Facciamo il punto della situazione, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina così restate aggiornati cronologicamente. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo dalla giornata di Champions League di ieri perché è interessante per ciò che è uscito. Athletic Bilbao Arsenal 2-0, vittorioso l'Arsenal ovviamente, dico ovviamente perché comunque il livello tecnico dell'Arsenal è molto ma molto alto. PSV Eindhoven Union, situazione che ci interessa da vicino. Io ho visto la partita e non è stata una di quelle partite dove la squadra di casa domina, il pallone non vuole entrare e prende ovviamente 3 ripartenze, 3 gol. Assolutamente no. L'Union se l'è giocata e tatticamente è stato quasi perfetto per quanto riguarda la copertura degli spazi con il pallone che girava anche ad una discreta velocità. Quindi meritata la vittoria dell'Union fuori casa. Attenzione a questo PSV perché poi perdi una partita, ne perdi un'altra, affronti il Napoli, dipende sempre diciamo dal momento in cui vai a affrontare una squadra con la Champions in questo modo, perché è un mini campionato e quindi diciamo che nel periodo di calo affronti e vinci in un periodo dove la squadra deve far punti per forza per restare a galla, ti troverai comunque un PSV diciamo che impatta in maniera diversa il match. Altra partita che ci interessa, Benfica Qarabag, finita 3-2 per il Qarabag in Portogallo. Quindi avversari del Napoli tutti e due. Non ho visto il match, ho solo dato uno sguardo a qualche statistica e ovviamente il Benfica era 2-0 avanti, si è fatto rimontare del tutto e ha perso il match 3-2. Attenzione quando andiamo ad approcciare queste partite, soprattutto il Qarabag, vabbè, tanto andiamo a giocare col Qarabag, perché comunque così come abbiamo detto anche nella live che facemmo quando c'erano i sorteggi, la Champions è totalmente diversa anche per le piccole, perché ci sono soldi e tanti in palio per i pareggi, per le vittorie, per i risultati che fai, quindi anche le piccole cercano di spillare qualche milioncino, giustamente, dalla competizione. 4-4 Juventus Borussia Dortmund. Commentiamo solamente la difesa della Juve che ha preso altri 4 gol e quindi per il campionato fa ben sperare per quanto ci riguarda. Real Madrid Marsiglia 2-1. Tra le polemiche ho visto l'intervista di De Zerbi e il secondo rigore, non ho visto le azioni, quindi diciamo che sono all'oscuro di tutto. De Zerbi si è lamentato del secondo calcio di rigore che non c'era, che poi diciamo fa guadagnare i 3 punti al Real Madrid, ma lo sappiamo come vengono gestite certe situazioni anche in Europa, perché non è che in Italia l'Europa comunque viene gestita alla stessa maniera per alcune squadre. Tottenham Villarreal chiude la giornata 1-0 per il Tottenham. Ovviamente vi ho portato questa giornata di Champions di ieri per diciamo fare il punto della situazione su le squadre che poi andrà ad affrontare il Napoli. Quindi 3 punti li ha fatti il Qarabag, il Benfica resta a 0, così come il PSV Eindhoven che ha perso in casa. Detto questo, Guardiola mette le mani avanti, ma prima di arrivarci volevo ovviamente commentare le ultime da Manchester che ci fanno sapere. Il giornalista Gianluigi Bagnulo in diretta da Manchester ha fornito a Sky Sport le ultimissime sulla probabile formazione del Napoli per la gara di domani all'Etihad in Champions League per la prima partita della fase di campionato, eccetera eccetera eccetera. La notizia più importante è Meretti in gruppo da ieri dopo l'affaticamento muscolare. Resta vivo il ballottaggio Milinkovic-Savic per la porta. Questa mattina bel discorso in gruppo di Conte, tanti volti sorridenti, approccio giusto per una grande esperienza. Altro ballottaggio, Olivera Spinazzola a sinistra, Oilund è nettamente favorito su Lucca. Per il resto dovrebbe essere la stessa formazione che abbiamo visto a Firenze. Ha concluso, oggi interverrà in conferenza stampa Antonio Conte, beh, lo sappiamo, stasera alle 20, ma noi ci ritorniamo domani sulla conferenza del mister e le ultime ovviamente a ridosso del match magari. Detto questo, ha parlato Guardiola e Guardiola, così come molti allenatori che diciamo
hanno una carriera vincente, sanno perfettamente come comportarsi anche a livello mediatico, così come sa perfettamente come comportarsi il nostro Antonio Conte. Guardiola, l'allenatore del Manchester City, è intervenuto a Sky Sport alla vigilia dell'esordio in Champions. L'abbraccio dei ragazzi a Donnarumma, tutti insieme, una squadra non può essere forte se non ha un linguaggio appropriato. È importante sentire il calore dei compagni e il loro amore. Io dopo la partita abbraccerò De Bruyne, ma prima dobbiamo stare molto attenti. Conosciamo le sue capacità e qualità decisive nell'ultimo terzo del campo. Conte è molto bravo, la sua impronta è molto forte, ha fatto bene dovunque. E sulla presenza in Europa ai massimi livelli aggiunge: esserci per noi è un onore, siamo qui da tanti anni dopo altrettanti senza giocarla. L'anno scorso abbiamo fatto fatica, ma è un piacere qui. Poi c'è questa situazione su Holland che comunque veniva da un infortunio e quindi quest'anno sta performando meglio. Haaland fisicamente sta molto meglio rispetto allo scorso anno quando ha avuto un lungo infortunio, è più maturo e conosce meglio i compagni. Mi piacerebbe dire che se facesse l'anno del triplete sarebbe sufficiente, ma so che lui vuole essere il miglior calciatore possibile. Comunque è un City in forma, è un City che, come abbiamo analizzato tatticamente, se ve lo siete perso andate a recuperare il video di ieri, comunque presenta qualche lacuna, spazi, non è quella formazione solidissima, ecco perché predilige l'attaccarti, il metterti alle corde, e quindi possiamo sfruttare determinate situazioni. Il nuovo portiere del City, Gianluigi Donnarumma, ha parlato in esclusiva a Sky Sport alla vigilia della sfida Champions contro il Napoli di Antonio Conte. Avevo bisogno di nuove energie, nuovi stimoli. Il City è un club unico e mi sono sentito accolto come una famiglia. Essere allenati da Guardiola è un sogno. Holland per me è un robot, ma soprattutto una persona fantastica. E sul Napoli aggiunge: per me è sapore di casa. Quindi Gigio, che la manella che poi tanto tempo fa, la possiamo anche tirare indietro questa volta in una partita contro il Milan. Diciamo che non dimentichiamo niente. Comunque conosco mister, ambiente e compagni di nazionale, so quanto sarà difficile. Ho sentito di Lorenzo, ci stiamo scherzando su da giorni. Spero che il Napoli farà tanta strada in Champions, se lo merita la città e il popolo. Ma dopo questa partita, le sue parole col sorriso. Gigio, proprio se dobbiamo litigare, facciamo una X, se va bene così. Un punto per parte, veniamo a prendere un punto in Inghilterra, che comunque sarebbe un buon risultato, ma dipende sempre comunque come lo raggiungi, perché non è che dici vabbè abbiamo preso un punto in Inghilterra, però dipende pure come lo fai questo punto, non è che diciamo fai una partita tutta in difesa al limite con un Manchester City o un Barcellona o un Real Madrid, qualsiasi squadra sia, che ti mette alle corde, prende 60 pale, 3 traverse eccetera, e tu esci col punto sudatissimo, allora dico vabbè, mamma mia, però abbiamo fatto questo punto in Inghilterra, però non è che poi piace tantissimo. Invece se dovesse uscire un pareggio, ma con una partita da Champions dove ce la siamo goduta anche noi tifosi, ben venga. Ma il Napoli è pronto, il Napoli è lì, l'ambiente è sano, l'ambiente è sorridente, così come ci fanno sapere da Manchester, e quindi affronteremo la competizione con il giusto peso, ma senza poi farti venire i patemi d'animo che è la Champions League, come è giusto che sia. Conte sa il fatto suo, siamo in una botte di ferro, ci godremo poi il match di domani. Fatemi sapere la vostra, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.